Welcome to Italiano Tales. Learn Italian through simple and beautiful stories. Mi chiamo Emma. Sono nata in un piccolo villaggio povero dove la vita non è mai stata facile. Non avevamo molti soldi e i grandi sogni sembravano molto lontani, ma avevo mia madre. Era dolce e piena d'amore. Lavorava tante ore ogni giorno, tornava a casa stanca, con le mani rovinate e la schiena dolorante, ma non si lamentava mai. Vivevamo in una casa minuscola con una sola stanza. Non c'era acqua calda né una luce forte. Quando pioveva, il tetto perdeva. Dormivo sul pavimento con una vecchia coperta. Non chiedevo mai di più. Sapevo che mia madre faceva tutto il possibile. Quando compii 14 anni, lasciai la scuola e iniziai a lavorare. Lavavo i piatti nei chioschi di cibo, portavo borse pesanti per i clienti e pulivo il mercato dopo la chiusura. Il lavoro era duro, ma non mi dispiaceva. Ogni moneta che guadagnavo la portavo a casa a mia madre. Non tenevo nulla per me. Quando le davo i soldi, lei sorrideva e mi accarezzava i capelli. Diceva sempre: «Sei mia figlia forte, la mia piccola stella». Io non mi sentivo forte. Mi sentivo piccola e stanca, ma sorridevo per non farla preoccupare. Ogni mattina mi svegliavo prima dell'alba, mi lavavo il viso con acqua fredda, indossavo i miei vestiti consumati e camminavo su strade polverose e rotte per cercare lavoro. Passavo davanti a bambini che giocavano e ridevano. Vedevo persone ricche guidare auto lucide e indossare vestiti belli. Non li odiavo. Mi chiedevo solo perché le nostre vite fossero così diverse. Poi un giorno mia madre si ammalò. Tossiva giorno e notte. Le faceva male tutto il corpo e presto non riuscì più ad alzarsi. Non avevamo soldi per un medico. Rimasi accanto a lei, tenendole la mano. Cercavo di essere coraggiosa, ma piangevo quando lei non mi vedeva. Mi disse piano: «Non essere triste, sii forte, vai avanti». Una notte silenziosa morì nel sonno mentre la tenevo tra le braccia. Il suo viso sembrava sereno, il mio cuore era vuoto, la casa era fredda e silenziosa, non avevo più famiglia né amici vicini, solo la sua foto rimaneva con me, piegata con cura nella mia tasca. Dopo alcuni giorni lasciai il villaggio. Promisi a me stessa che avrei cercato di costruire una vita migliore. Sarebbe stata coraggiosa. Non mi sarei arresa. Trovai lavoro come donna delle pulizie in una grande casa fuori città. Era bellissima, con finestre alte, pavimenti lucidi e un ampio giardino pieno di fiori. I proprietari erano ricchi e parlavano poco. Pulivo ogni stanza con attenzione, lavavo i piatti, spolveravo gli scaffali e lucidavo i pavimenti finché brillavano. La signora della casa, Madame Hélène, era gentile. A volte mi offriva del tè e mi chiedeva come stava andando la mia giornata. Suo marito era sempre occupato al telefono. Il loro figlio, di circa 20 anni, sembrava spesso arrabbiato e non mi salutava mai. Comunque,
Non mi importava. Avevo un lavoro, una piccola stanza dove dormire e un po' di soldi. Mi sentivo al sicuro. Mi svegliavo ogni giorno alle 5 del mattino. Mi lavavo i denti, legavo i capelli e iniziavo a pulire. Durante le brevi pause mi sedevo vicino a una finestra con un piccolo quaderno. Scrivevo i miei pensieri e i miei sogni. A volte leggevo vecchi libri che trovavo nella spazzatura. Erano strappati e pieni di polvere, ma li amavo. Volevo imparare. Volevo diventare qualcosa di più di una semplice donna delle pulizie. Volevo diventare qualcuno di importante nella mia vita. Poi, una mattina, tutto cambiò. Mentre aprivo il cancello, le auto della polizia arrivarono di corsa con sirene forti e luci lampeggianti. Gli agenti entrarono in casa urlando, puntarono le armi contro di me e mi dissero di non muovermi. Rimasi immobile, con le mani alzate. Più tardi uscirono con il volto pallido. La famiglia era morta. Tutti. C'era sangue ovunque. Mi sentii girare la testa. Non riuscivo a respirare. La polizia iniziò a farmi domande, ma non ascoltava le mie risposte. Dicevano che ero l'unica persona presente. Le telecamere di sicurezza non funzionavano. Trovarono sangue sulle mie mani perché avevo toccato la porta. Dissi loro che ero innocente. Piangevo e supplicavo, ma non mi credevano. In tribunale ero sola. Il mio avvocato parlò pochissimo. Nessuno venne a sostenermi. Quando il giudice disse colpevole e ergastolo, le mie ginocchia cedettero. Avevo solo 23 anni. Quando le porte della prigione si chiusero dietro di me, capii che la mia vecchia vita era finita per sempre. Una nuova vita, dolorosa, era appena iniziata. La prigione era fredda e buia. Era rumorosa per le porte che sbattevano, i passi pesanti e le urla delle guardie. Eppure, in un altro senso, sembrava silenziosa. Nessuno parlava davvero con il cuore. Mi sentivo vuota. Non avevo più sorrisi, né parole forti, solo dolore. La mia cella era molto piccola. C'era un letto stretto, un bagno nell'angolo, una luce debole e una porta di metallo pesante. Il materasso era sottile e duro. La coperta graffiava la pelle. Nulla era caldo o morbido. Condividevo lo spazio con un'altra donna. Mi osservò per giorni prima di parlare. Una notte mi chiese: «Perché sei qui?» Risposi piano: «Non l'ho fatto». Lei fece una breve risata. «Lo dicono tutti», rispose. Poi si girò e si addormentò. Ma io non riuscivo a dormire. Fissavo il soffitto per ore. Sentivo la voce di mia madre nella mia mente. Mi diceva sempre: «Anche nell'oscurità c'è luce». Mi aggrappai a quelle parole. Non volevo che il mio cuore morisse. Non volevo diventare vuota dentro. Volevo vivere, anche in quel posto. Così feci una promessa a me stessa. Sarei sopravvissuta. Non avevo un piano chiaro, non avevo potere. Ma avevo il ricordo di mia madre e questo era abbastanza per iniziare. Il tempo in prigione
passava lentamente. Un'ora sembrava un giorno intero. Ogni giorno sembrava infinito. Ogni mattina facevamo la fila per un cibo che aveva cattivo sapore e non saziava nessuno. Alcune donne piangevano spesso, alcune litigavano per cose piccole, altre fissavano il muro senza emozioni. Io scelsi di restare in silenzio. Ascoltavo più di quanto parlassi, osservavo e imparavo. Un pomeriggio trovai la biblioteca della prigione. Era piccola e polverosa, con libri vecchi e sedie rotte. L'aria era calma. Il bibliotecario era un uomo anziano con occhi gentili. Non fece molte domande. Mi diede semplicemente un libro facile e disse: «Inizia da qui». Da quel giorno lessi ogni giorno. All'inizio le parole erano difficili, ma lentamente diventarono più chiare. Ogni pagina era come una piccola luce nel buio. Imparai nuove parole. Mi esercitai a scrivere. Cominciai a capire di più il mondo. Presto iniziai a scrivere nel mio quaderno. Scrissi della mia infanzia, di mia madre, del villaggio e della notte in cui tutto cambiò. Scrissi della paura, della speranza e della solitudine. A volte le lacrime cadevano sulle pagine, ma continuavo a scrivere. Le parole mi facevano sentire viva. Le altre donne se ne accorsero. Alcune mi chiesero di aiutarle a leggere le lettere delle loro famiglie. Altre volevano imparare a scrivere il proprio nome. Le aiutai. Ascoltai le loro storie. Molte di loro non erano cattive. Erano spezzate, dimenticate o sole. Gli anni passarono. Smettei di contarli. Mi concentrai solo su ogni giorno, su ogni respiro. Poi un giorno accadde qualcosa di nuovo. Una giovane donna venne come volontaria in biblioteca. Aveva una voce dolce e portava una pila di libri. Chiese se qualcuno poteva aiutarla a riparare alcune pagine rovinate. Alzai la mano. Lavorammo insieme in silenzio. Dopo un po' mi chiese della mia vita. Non sapevo come spiegare tutto, così le diedi il mio quaderno. Lo lesse lentamente, in diversi giorni. Quando finì, aveva gli occhi pieni di lacrime. «Questa storia deve essere ascoltata», disse. «Nessuno se ne importa», risposi. «Io sì», disse con dolcezza. Quelle parole toccarono il mio cuore. Condivise il mio quaderno con un avvocato che aiutava i detenuti. Lui venne a trovarmi. Mi fece domande precise e lesse ogni dettaglio. Disse che qualcosa nel mio caso non aveva senso. Promise di approfondire. All'inizio non gli credetti. Avevo già sentito promesse prima, ma lui continuò a tornare. Studiò documenti, foto e prove. Cercò errori. Mesi dopo trovò qualcosa di importante. C'era del DNA sulla scena del crimine che non era mio. Apparteneva a un altro uomo, qualcuno vicino al figlio della famiglia. Quest'uomo aveva problemi con la droga e con il denaro. Dopo il crimine era sparito e aveva cambiato nome.
L'avvocato e il suo team lo trovarono. La verità uscì lentamente, come la luce del sole che passa attraverso una crepa nel muro. Un pomeriggio l'avvocato venne in biblioteca con le mani tremanti e un grande sorriso. «Stai tornando a casa», disse. Riuscivo a malapena a respirare. «Sei sicuro?» sussurrai. «Sì», rispose. «Sei libera». Dopo molti inverni freddi e compleanni solitari, le porte della prigione finalmente si aprirono per me. Alcune donne mi abbracciarono, altre applaudirono piano. «Non dimenticarci», dissero. Promisi che non l'avrei fatto. Quando uscii, il sole toccò il mio viso. Non possedevo nulla, tranne il mio quaderno. Nessuno mi stava aspettando. Non avevo una casa dove tornare, ma guardando il cielo aperto non mi sentii vuota. Per la prima volta dopo molti anni mi sentii libera e capii che la mia storia non era finita. Era solo l'inizio. Rimasi davanti ai cancelli della prigione. Il sole era luminoso e l'aria sembrava pulita e nuova. Nessuno mi stava aspettando, nessuno chiamava il mio nome. Non avevo un telefono né soldi. Tutto ciò che possedevo era un piccolo quaderno nella mia mano. Guardai il cielo e sorrisi leggermente. Poi iniziai a camminare. La città mi sembrava diversa, quasi strana. Le persone passavano in fretta accanto a me. Le auto correvano via. Sentivo musica da qualche parte in lontananza. I bambini ridevano. Gli uccelli volavano sopra gli edifici alti. Dopo un po' mi sedetti su una panchina. Osservavo le persone vivere la loro vita normale. Provavo tante emozioni insieme, felice di essere libera, ma anche triste e insicura. Le mie gambe erano stanche, lo stomaco mi faceva male per la fame, ma il mio cuore batteva forte e questo significava che avevo ancora una possibilità. Chiesi a un uomo che passava se poteva darmi un po' d'acqua. Non rispose. Continuò a camminare. Per un momento mi sentii piccola, ma non mi arresi. Poco dopo vidi un piccolo negozio con del pane esposto in vetrina. Entrai. Dietro il bancone c'era una donna. Il suo volto sembrava gentile. Parlai a bassa voce. «Per favore, ho fame. Non ho soldi». Mi guardò per qualche secondo. Poi prese un piccolo pane e me lo porse. Versò del tè caldo in una tazza e disse: «Siediti e mangia». La ringraziai tante volte. Il pane era morbido. Il tè mi scaldava le mani. Per la prima volta dopo molti anni sentii una semplice gentilezza. Prima di uscire le dissi: «Un giorno tornerò e la pagherò». Lei sorrise e rispose: «Hai già pagato, stammi bene». Le sue parole rimasero con me mentre uscivo. Ogni passo sembrava l'inizio di qualcosa di nuovo. Quella notte non avevo un posto dove andare. Camminai finché trovai una piccola chiesa. La porta era aperta e dentro c'era silenzio. Mi sedetti in fondo per riposare. Più tardi mi sdraiai sul pavimento e strinsi il mio quaderno al petto. Sussurrai un grazie prima di addormentarmi.
La mattina dopo andai in un parco per cercare lavoro. Chiesi alle persone: «Avete bisogno di aiuto?» La maggior parte scosse la testa. Alcuni mi ignorarono. Un uomo mi disse di andarmene. Poi notai un uomo anziano che spazzava il terreno con movimenti lenti e regolari. Mi guardò e disse: «Vieni qui». Mi diede una scopa. Puliamo. Lavorammo fianco a fianco. Lui canticchiava canzoni dolci mentre spazzava. A volte raccontava piccole battute. Alla fine della giornata mi diede un panino e qualche moneta. «Lavori sodo», disse. «Torna domani». E io tornai. Per settimane pulimmo il parco insieme. Parlava con gentilezza e non faceva troppe domande. Un giorno gli raccontai del mio passato, della prigione e di come fossi stata dichiarata innocente. Mi ascoltò in silenzio e poi disse: «Tutti portano un dolore dentro. Quello che conta è cosa fai dopo». Un pomeriggio vide il mio quaderno. «Cosa scrivi?» mi chiese. «La mia vita», risposi. «Scrivere mi aiuta a respirare». Lui annuì. «Le persone hanno bisogno di ascoltare storie vere». Mi parlò di un suo amico che lavorava in un piccolo centro educativo. La settimana dopo mi portò lì e mi presentò. L'insegnante mi sorrise con calore e mi invitò a parlare a un piccolo gruppo. Quando arrivò il giorno ero nervosa. Le mie mani erano fredde e la mia voce tremava. 12 persone erano sedute davanti a me. Feci un respiro profondo e iniziai. Raccontai di mia madre, della mia infanzia difficile, degli anni in prigione e dei libri che mi avevano tenuta viva. Parlai della speranza e di come trovare luce nei momenti più bui. Quando finii, la stanza rimase in silenzio. Poi qualcuno iniziò ad applaudire. Poco dopo tutti stavano applaudendo. Alcune persone piangevano. Mi abbracciarono e dissero: «Grazie per aver condiviso». Quel momento cambiò tutto. L'insegnante mi invitò di nuovo. Poi altri piccoli gruppi mi chiesero di parlare. Parlai in biblioteche, aule scolastiche e centri comunitari. Non mi sentii mai una persona famosa. Mi sentivo qualcuno che era sopravvissuto e voleva aiutare anche gli altri a sopravvivere. Una sera, dopo un incontro, una donna si avvicinò a me. Disse che era una scrittrice e che voleva aiutarmi a trasformare la mia storia in un libro. Ci incontrammo molte volte. Le raccontai tutto e lei mi aiutò a trasformare le mie parole in pagine chiare e ordinate. Scegliemmo il titolo «La ragazza che continuava a camminare». Mi sembrava vero perché raccontava la mia vita. Un piccolo editore accettò di pubblicarlo. Quando per la prima volta tenni il libro tra le mani e vidi il mio nome sulla copertina, piansi. Ricordai la cella della prigione, il materasso sottile, le notti buie. Ora stavo tenendo la prova che il dolore non ha l'ultima parola. Il libro si diffuse lentamente, le persone mi scrivevano lettere.
Una madre mi raccontò che suo figlio era in prigione e che la mia storia le aveva ridato speranza. Un giovane disse che aveva deciso di non arrendersi dopo aver letto le mie parole. Fui invitata a parlare davanti a gruppi più grandi. Sul palco dicevo: il dolore è reale, ma la speranza è più forte. Non siete soli. Non tutti credevano alla mia storia, alcuni avevano dubbi, ma molti ascoltavano con il cuore aperto. Feci una promessa: continuare a parlare per chi si sente dimenticato. I giorni diventarono settimane e le settimane mesi. La mia vita era cambiata di nuovo. Una volta ero uscita di prigione con solo un quaderno. Ora andavo avanti con una voce. Sempre più persone iniziarono a conoscere la mia storia. Cominciai a viaggiare verso città che non avevo mai visto prima. Presi autobus e treni da sola. Dormii in piccole stanze d'albergo e camminai per strade che mi sembravano strane. Non era sempre facile. A volte mi sentivo sola in quei posti nuovi, ma dentro di me mi sentivo forte, mi sentivo viva. Con ogni incontro e con ogni persona conosciuta era come se stessi costruendo una nuova vita, passo dopo passo. Lungo il cammino incontrai altre persone che avevano sofferto profondamente ma che erano ancora in piedi. Un uomo che conobbi si chiamava Daniel. Aveva vissuto un dolore immenso, persino più grande del mio, eppure sorrideva ogni giorno. Una volta mi disse: «Il passato non decide chi siamo. È il modo in cui andiamo avanti che conta». Portai con me quelle parole. Le ripetevo durante i miei incontri perché erano vere. Il mio libro continuò a diffondersi. Le persone lo condividevano con amici e familiari. Iniziai a ricevere lettere e messaggi da città diverse e persino da paesi lontani. Alcuni erano scritti in altre lingue e tradotti per me. Molti dicevano la stessa cosa: mi sento visto, mi sento compreso, mi sento meno solo. Quando leggevo quelle parole, a volte dovevo fermarmi in silenzio e respirare. Sembrava un sogno, ma era reale. Questa era la mia vita adesso. Non tutti i giorni erano facili. Ci furono momenti in cui mi sentivo stanca per i viaggi e per i discorsi. Ci furono notti in cui rimanevo sveglia chiedendomi: sta succedendo davvero? È davvero questa la mia storia? Ma poi ricordavo i volti delle persone che mi avevano ringraziata. Ricordavo le loro lacrime e i loro abbracci e conoscevo la risposta: sì, questo è il mio cammino. È per questo che sono sopravvissuta. Così continuai ad andare avanti. Presto fui invitata a parlare a eventi più grandi. Le sale diventavano più ampie e luminose. Una volta mi trovai davanti a centinaia di studenti in un'università. Erano giovani e pieni di sogni. Le mie mani tremavano quando salii sul palco. Il mio cuore batteva forte. Per un attimo ebbi paura di dimenticare le parole. Poi ricordai mia madre, ricordai la cella della prigione, ricordai le lunghe notti
momenti in cui pensavo che nessuno mi avrebbe mai ascoltata. Feci un respiro profondo e iniziai a parlare. Raccontai della mia infanzia, della perdita e dell'ingiustizia, dei libri che avevano salvato la mia mente e della speranza che non mi aveva mai davvero abbandonata. Parlai di andare avanti anche quando la strada è buia. Dopo l'incontro, una giovane donna si avvicinò con le lacrime agli occhi. Mi abbracciò forte e sussurrò: «Ero pronta ad arrendermi, ma ora non lo farò». Quelle parole significavano più degli applausi, più delle luci brillanti, più di qualsiasi altra cosa. In quel momento compresi chiaramente: non si trattava mai di fama o di denaro, si trattava di toccare i cuori. Se anche una sola vita poteva cambiare, era abbastanza. Le persone iniziarono a chiamarmi coraggiosa e forte. Alcuni mi chiamavano persino un'eroina, ma io non mi vedevo così. Ero semplicemente qualcuno che si rifiutava di smettere di camminare. Non volevo essere una stella, volevo solo condividere ciò che avevo imparato. Spesso le persone mi chiedevano: «Come hai fatto a sopravvivere?» La risposta era semplice, ma non facile. Sono sopravvissuta aggrappandomi alla convinzione che il dolore non sarebbe durato per sempre, aggrappandomi alla speranza che la verità sarebbe venuta a galla, aggrappandomi all'idea che la mia vita avesse ancora valore. Quando lo spiegai, vidi comprensione nei loro occhi. Molti di loro si stavano aggrappando anche loro. Mentre viaggiavo, vedevo sofferenza ovunque. Incontravo famiglie che lottavano per mangiare. Vedevo persone vivere per strada. Visitavo le prigioni e parlavo con madri che aspettavano che i loro figli tornassero a casa. Mi resi conto che la mia storia era solo una tra tante. C'erano innumerevoli voci che avevano bisogno di essere ascoltate. Così feci un'altra promessa. Non avrei solo parlato, avrei aiutato. Con il sostegno degli amici, creai un piccolo gruppo per persone che si sentivano perse o dimenticate. All'inizio ci incontravamo in una stanza semplice con poche sedie. Condividevamo storie, ascoltavamo senza giudicare, offrivamo sostegno e incoraggiamento. Lentamente il gruppo crebbe, sempre più persone si unirono. La speranza cominciò a diffondersi. Visitavo le prigioni per parlare con i detenuti e le loro famiglie. Dicevo loro: «Tu conti, la tua vita non è finita». Ascoltavo il loro dolore e così facendo sentivo il mio cuore guarire. Il mio viaggio non riguardava più solo me, apparteneva a tutti noi. Incontrai ragazze e ragazzi che avevano affrontato grandi difficoltà. Alcuni avevano paura di sognare. Alcuni credevano che i loro errori li definissero. Dicevo loro: «Puoi cambiare la tua storia, puoi ricominciare». Li vedevo fare piccoli passi avanti con coraggio. Un giorno ricevetti una lettera da una madre il cui figlio era in prigione. Scrisse: «Sta scrivendo di nuovo, crede di nuovo nel domani». Piansi quando lessi quelle parole.
Quello era il vero significato di tutto ciò che avevo vissuto. Continuai a scrivere libri e a tenere discorsi. Continuai ad ascoltare e a imparare. Non sapevo dove mi avrebbe portato la strada, ma sapevo che dovevo continuare a camminare. Non ero più solo la giovane donna che era stata chiusa dietro le sbarre. Ero diventata una voce, una guida, un promemoria che la luce può crescere anche nei luoghi più bui. Gli anni passarono. Incontrai migliaia di persone. Ascoltai innumerevoli storie di dolore e coraggio. Ogni giorno mi insegnava qualcosa di nuovo sulla forza e sulla guarigione. Una volta avevo camminato nell'oscurità da sola, ora camminavo nella luce e aiutavo anche gli altri a trovare la loro strada verso di essa. Happy learning! If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to the channel. Stay with us for more amazing content. See you in the next video.